Eccoci ragazzi, bentornati sul canale. Ve l'avevo promesso, prova del Cold Steel Outdoorsman. Lo vediamo un po' come va sul legno, lo mettiamo un po' alla prova. Vi dico le mie impressioni appunto dopo l'utilizzo. E niente, oggi scusate se sono molto sporco, comunque sto facendo dei lavori nel bosco, sto tagliando della legna, ovviamente non col coltello ma con della motosega eccetera. Il coltello diciamo che lo porto al fianco come companion, come coltello da utilità. Ho tagliato qualche ramettino per sfrondare dei rami che avevo tagliato per portarli meglio. Vi faccio vedere come taglia adesso all'inizio, poi lo usicchiamo un po', vediamo le impressioni che dà, no? I classici lavori che facciamo sul legno, e poi niente, poi vi dico le mie impressioni, vi dico cosa ne penso. Vai! Ecco ragazzi, vediamo, questo è ancora il filo di fabbrica, vediamo come taglia e vediamo come taglierà poi in seguito a un po' di stress. Ho intenzione di usarlo anche stasera e ve lo metterò nel video perché ho un'idea in mente, e questo coltello oltre al legno lo voglio provare anche sulla ciccia, quindi vi metterò sul video anche l'utilizzo culinario, diciamo, comunque su materiali organici sulla carne. Sono molto curioso, così abbiamo anche un altro parametro. E vi faccio vedere un attimino il coltello come taglia prima e come taglia poi. Direi che taglia abbastanza. Va bene, allora bando alle ciance e mettiamo un po' in azione questo ragazzo. Per chi non starò adesso qui a ridirvi tutto, pesi, misure, spessori, vi metterò il link della presentazione che molti di voi avranno visto sotto in descrizione. Questo di oggi sarà esclusivamente un video di utilizzo pratico. Ve l'ho detto già l'altra volta, l'impugnatura è fantastica, è un coltello abbastanza leggero che portarlo a fianco come coltello da utilità è fattibilissimo. È un coltello che vedo a parer mio anche potrebbe essere molto votato all'uso venatorio, alla caccia, allo scuoio eccetera. Io non vado a caccia, quindi non ve lo posso far vedere in quel tipo di utilizzo lì, anche perché magari è un po' cruento. Comunque sia, ve lo faccio vedere sulle attività da campeggio, sul legno e attività che possiamo di utilità, diciamo. Eccoci qua, andiamo a vedere il coltello come si comporta. Inizierei con del chopping per sramare, o comunque del chopping leggero. Ricordiamoci che è un coltello leggero, siamo intorno ai 200, penso sotto i 300 grammi quasi di coltello, quindi non è un chopper, però vediamo qualcosa alla sua portata, comunque dei rametti anche per sfrondare, o comunque possono essere utili per coprire un riparo, no? Vediamo come va. Vediamo questo legno di questa dimensione, vedete, saremo attorno ai 4 cm di diametro. Il bisello, come dicevamo, è un bisello concavo, ma io l'ho visto che è abbastanza robusto. Non so se riesce a vederlo dall'inquadratura. Il coltello, come vi ho già detto, è in laminato VG10 Sammai,
Vediamo un rametto, un ramo del genere, che può essere utile anche per farsi un fuocherello, comunque delle piccole strutture, come lo cioppa. Non male, coltello ancora tutto bello saldo, il filo è in ordine, è andato abbastanza bene, direi. Anche impugnandolo in questo verso, il coltello, ragazzi, è molto comodo perché vi permette una impugnatura molto avanzata e vi permette di controllare la lama. In questo tipo di utilizzo direi che va molto bene, si impugna bene, si impugna bene. Anche fattibilissima la impugnatura, la presa inversa, diciamo, all'inglese, vedete? Questo è un legno secco. Diciamo che un manico di questo tipo vi dà comunque una versatilità di impugnatura veramente notevole, sia in questo senso che in questo, che anche andando molto vicino alla lama. Continuiamo con un po' di chopping, qualcosa di un po' più grandino. Che dire, nel chopping non va male, ragazzi. Ovviamente non va come andava, che vi posso dire, se ve lo devo paragonare al BK2, BK2 col peso che aveva era un po' più incisivo, cioè aveva più battuta. Comunque la lama di questo coltello è abbastanza leggera, abbastanza veloce, agile, è un coltello leggero, l'impugnatura è molto comoda, come vi dicevo. Nel chopping gli darei un 6,5, 6,5, a voler essere buoni un 7. Diciamo che se dovete fare piccoli lavori in cui dovete lavorarci in questa maniera, il coltello va, non è che non va. Riuscite, ovviamente, se gli presentate un tronco così, prima che riuscite a ciopparlo con questo,
diventa dura. Voglio provare un po' di batuning anche in questo modo per vedere come si comporta il coltello, se devo fare una tacca, se devo fare qualcosa. Ovviamente questa parte qui è affilata, quindi dovete battere qua praticamente. Come vedete si riesce, a patto che dovete battere in questa direzione. Ok? Stessa cosa se dovete fare un batuning in questo senso. Allora, un attimo, voglio togliere questo. Ok? Devo stare attento che qui non ci siano sassolini, perché sennò invalidano la prova. Se volete fare batuning in questo senso, stessa cosa. Io, ecco, vi dico, legni di questa dimensione, battete da questa parte e lo fate. Allora ragazzi, batuning medio, il coltello lo gestisce bene, come vediamo non ci sono giochi, il manico è ben fermo, manico stracomodo, veramente questa è un'impugnatura che mi fa pensare che in qualsiasi condizione climatica, soprattutto in inverno eccetera, questo Kraton è veramente un guanto in mano, è un guanto veramente. È molto bella anche. Qui quando andate avanti dovete stare attenti a non finire col pollice qua, perché comunque qua è anche affilato. Niente, appunto nel batuning riuscite a splettare del legno, ma a patto che non sia esageratamente grosso, perché lo spessore è quello che è, la linea del coltello è abbastanza sottile, però comunque il coltello, come avete visto, è robusto, non presenta nessun tipo di cedimento. Un batuning per farci un fuoco con dei legnetti si può fare tranquillamente. Ecco, sul batuning gli darei un 6, non è un coltello ideale per il batuning. Sono curioso di vedere questo spaccaossa, quindi questo lo danno come porzione utile per non rovinare il filo. Sì, effettivamente vedete anche questa parte lo danno come punto per spaccare le ossa praticamente, quando c'è da processare un animale, invece per preservare il filo si può andare con questo.
sì, effettivamente è abbastanza affilato, ragazzi, perché guardate, è praticamente in alcuni punti affilato. Si può usare anche per raschiare volendo, per fare un fuoco, no? Se uno vuole fare un fuoco, vedete? Così questa parte qua la potete usare per raschiare praticamente. Okay. Si può usare per raschiare, come vi dicevo, vedete? Vediamolo un po' anche sul lavoro più fino, come va, truccioli. Vediamo se trovo un pezzo, faccio qua. Voglio aprirlo questo a metà. L'impugnatura in questo modo è molto comoda, Importante, vi dicevo, non esagerate andando troppo avanti col dito. Qui è comoda, vi permette un buon controllo della lama, vedete? Guardate, bei truccioli. Questa qui alcune volte forse è anche un po' troppo aggressiva, però vi dà un bel grip in questo modo. Il manico, come vi dicevo, è molto comodo, permette di andare avanti, quindi per questi lavori non avete una guardia che vi dà fastidio. Il coltello obiettivamente è comodo, è molto comodo, vedete? Vedete? Il coltello su questo tipo di lavori va, sul taglio lavora bene. Allora, video con acciarino fatto. Con l'acciarino, ragazzi, la parte che io ho usato è questa, da questo punto
da questo punto a questo primo punto, questa l'ho lasciata integra, qui gratta abbastanza bene in questa parte qua, ok? Qui riuscite a grattare bene, non vi aspettate il dorso, anche se qui è molto affilato, però il dorso a 90 gradi che avete sui Mora, però comunque si riesce a usarlo bene in questa maniera, grattare abbastanza bene qui, da questo punto a questa prima porzione, è abbastanza incisivo. Qui ho provato e è stondato. Questa parte qua si può usare per se dovete fare in questa maniera, però state sempre attenti perché qui è, come vedete, è incisivo, è abbastanza incisivo, diciamo. Ok, andiamo a vedere un po' di lavoro di punta. Voglio provare questa punta, la vedete, abbastanza robusta. Vediamo un po'. Vediamo un po', comunque ho già visto che è molto robusta, molto robusta. Vedete? La punta, ragazzi, è robusta, è molto robusta. Vedete? Perfetta, punta perfetta, robusta, molto robusta. Voglio provare questa punta quanto sia incisiva. Ho piegato in più parti questa carta, siamo intorno ai 2 cm spessore, questo giornale, e voglio vedere quanto penetra questa punta. Sapete che a me interessano anche coltelli abbastanza incisivi, comunque con una punta efficace, non solo delle pale da campeggio. Vedete che comunque la punta è robusta, ma anche abbastanza efficace. Dopo le varie prove, eccolo qua, vedete, è un po' sporco di resina, di legno, no? Vedete qua, vedete, un po' sporco di resina di legno, però il filo ragazzi è in ordine, anche questo concavo abbastanza robusto. Vedete la laminatura del coltello, qui è un po' sporco, la punta è perfetta, vedete che è bella robusta. Qui dove è stato usato col Firesteel, coltello, vedete, guardate, non so se riesco a farvi vedere anche, perché prima io vedevo in maniera molto nitida la laminatura, qui non riesco col riflesso del sole, comunque ecco, vedete, qualcosa si intravede qui, comunque anche qui la vedete la laminatura, insomma. E niente, come avete visto, il coltello è un coltello che vuole essere un coltello per attività outdoor, dal nome Outdoorsman, questo profilo da coltello giapponese. Il bilanciamento è praticamente, se lo mettete sulla guardia, è verso il manico, e sul primo indice sotto la guardia è quasi neutro, praticamente qui, questo punto qui quasi neutro, ok?
il coltello, il filo, come avete visto, si è mantenuto bene, in ordine, vedete? Vediamo come taglia. Praticamente, ragazzi, non ha perso niente. Questo laminato VG10 comunque forse ha perso qualcosina, ma veramente poco, ragazzi, veramente poco. È un buon acciaio, oserei dire, vedete? Strappa leggermente qua, ma proprio poco, ma poi darò una ripassata e comunque ha fatto lavoro anche abbastanza intenso, dai, diciamo, non l'ho massacrato, perché, ragazzi, non è un coltello da, che dirvi, non è un BK2, un S5, non ci ho fatto le stesse cose, ma perché proprio non viene da farcele in mano. Comunque la lama è abbastanza leggera. Certo è, se siete in campeggio, dovete cioppare dei rametti per fare un fuoco, dovete fare una punta, dovete fare dei lavori del genere, quindi picchetti per la tenda, eccetera. Un coltello che praticamente questi lavori li fa tranquillamente, c'è da sfrondare un po' di rami. È un coltello che, secondo me, il massimo lo dà ecco, anche nell'attività a caccia, quindi venatoria. Questa punta, se andate a pesca, ci si può pulire il pesce, la selvaggina, si può usare anche sui cibi, perché comunque è un buon ossidabile. È un coltello abbastanza polivalente, abbastanza leggero. Ecco, io l'abbinamento migliore che farei con questo coltello sarebbe con una bella accetta a fianco, magari sarebbe un ottimo setup. È un coltello che, come avete visto, anche la punta è abbastanza robusta ma incisiva, quindi è un coltello che all'occorrenza può essere classificato anche come un coltello per la propria difesa personale, se vogliamo, no? Non esclusivamente, perché comunque ha una punta efficace, un manico molto comodo, che si presta a numerose prese, e un peso ancora abbastanza ridotto, nonostante una lama di 15 cm. È un coltello, io lo potrei, ecco, che dirvi, se dovete, tra un S1 e questo, insomma, se la potrebbero battere. La linea è molto bella, il coltello è molto bello, come vedete, è particolare, se non altro, è un coltello particolare. È un coltello che comunque ha dimostrato, qui non c'è gioco di nessun tipo, di essere anche abbastanza robusto, perché comunque io l'ho impiegato per chopping, per batuning, ovviamente alla sua portata. Il coltello è andato bene, il filo è perfetto, non ci sono schiacciamenti, chipping, niente di tutto ciò. Il dorso qui meno, ma qui è fruibile con l'acciarino, come un coltello da outdoor, bushcraft, survival ormai deve avere, no? Che dire, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che la prova l'abbiate trovata utile, che siete riusciti a farvi un'idea su come lavora questo coltello, no? Vedete, io anche questo modo, il coltello è molto tagliente. Faccio vedere da questa angolazione che mi piace molto, vedete, coltello mi piace, ma spero di non far cadere il cavalletto. Vedete, il coltello comunque taglia bene, taglia bene.
si controlla, dai, anche abbastanza bene, direi. Anche in questa presa così il coltello si può utilizzare, vedete? E secondo me questo filo è super affilato, ma per un discorso di robustezza l'hanno tenuto leggermente, la bisellatura è concava, ma il filo non è proprio sottilissimo, non so se riesco a farvelo vedere, mantiene comunque un suo spessore, capite? Quindi secondo me questo mano a mano con le affilature, gli si toglie questo spessore a questa altezza, migliorerà ancora di più. Ovviamente così, anche se viene un po' strapazzato, come avete visto, non ci sono stati problemi di sorta. Cold Steel Outdoorsman, vi avevo promesso il video in utilizzo, avete visto il coltello si è comportato abbastanza bene, l'importante è non avere aspettative non idonee al tipo di coltello, quindi non è un chopper, non è un coltello bulldozer, è un coltello fatto per essere un po' versatile in outdoor e caccia e impieghi anche venatori. Che dire ragazzi, fatemi sapere le vostre impressioni, come sempre, che ne pensate del video. Se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao! Guarda sopra. Solo quel trio che mi spinge a pensare al freddo, ma è porca miseria, passa, c'è in mezzo minuto. Varietà del sabato sera degli anni 80, c'erano tutti, guarda, non te li vedo neanche. Quadrato sopra. Uno dei primi grandi varietà voluti dal fondatore di questa televisione. Grand Hotel. 4 Olympic, Suzuki Indies Hybrid, il rosso ultra compatto. Suzuki è 100% hybrid. Lazio, ieri all'ultimo secondo contro l'Atletico Madrid sotto 1-0 è andato nell'area avversaria e ad un attimo dal fischio finale ha fatto gol di testa. Gli era già capitato con la maglia della Juve Stabia in Serie B, pareggio all'ultimo